Cosa succede quando affidiamo la creazione di un orologio classico al più grande genio dell'orologeria? Beh, la collezione Classic è proprio ciò che ti devi aspettare. Siamo qui, Boutique Breguet, in Monte Napoleone a Milano. L'azienda è stata così gentile da concederci qualche orologio per potervi raccontare questa collezione, la collezione Classic. Lo faremo da un punto di vista storico, lo faremo con diversi cenni di stile e soprattutto con un'ondata di innovazione. Siete pronti? La collezione Classic intanto prende vita grazie in particolare a due referenze, la 7137 e la 7337. Andiamo a vedere di che cosa parliamo. I due orologi prendono ispirazione da due Tasca dell'epoca realizzati dal maestro. Il Classic 7137 prende ispirazione dalla disposizione del quadrante del Perpetuel numero 5 realizzato dal maestro e venduto per una cifra folle che erano 3.600 franchi dell'epoca al nobile Journiac Saint-Méard ed era il 17 novembre del 1794. Il 7337 invece è una chiara rilettura del Tasca 3833 venduto per un'altra cifra folle, 5.000 franchi, a Thomas Hawley il 12 maggio del 1823. Era un Tasca da 49 mm, sempre in oro giallo, quadrante argenteo. Se la collezione Tradition, vi ricordate gli orologi a soscrizione, avevano una clientela, erano stati concepiti per una clientela più borghese, la collezione Classic è la main collection, quella che incarna nella maniera più pura i valori e il concetto di orologeria del maestro Abraham Louis Breguet. Partiamo dal 7137. Che cosa abbiamo qua? Qua abbiamo un cassa oro bianco, ovviamente rigorosamente cassa moneta, 39 mm, abbiamo un lancetta a pomme vide, non vado più a dirlo, è stata un'invenzione del nostro Abraham Louis Breguet. È un oggetto che va ore, minuti, data, fasi della luna e età della luna e riserva di carica. La cosa interessante che salta subito all'occhio è la differente abilità di guillochage che viene effettuata su questo quadrante. In effetti abbiamo un clou de Paris per lo sfondo, abbiamo un damier per la parte della data e abbiamo un panier maillet sulla parte della riserva di carica. Che nomi sono, direte voi, tra poco ve lo racconto. Abbiamo qui invece il 7337 presentato quest'anno, nel 2022. È un cassamoneta rigorosamente in oro bianco, 39 mm, ore, minuti, secondi piccoli, giorno della settimana, giorno del mese, fasi luna con età della luna. Abbiamo in questo caso, rispetto a prima che avevamo diversi guilloché, ne abbiamo uno che ricopre completamente il quadrante, sia nella parte diciamo più esterna che nella parte del ore minuti. Se vi ricordate, l'altra volta avevamo parlato di firma segreta, lancette a pomme vide, cassamoneta, sono tutte caratteristiche presenti in questi orologi. Il guilloché con le sue linee creava un contrasto con le altre parti e componenti del quadrante, comprese poi le lancette, favorendone nettamente la leggibilità. Quindi dove mi piacerebbe portarvi? Il guilloché utilizzato negli orologi Breguet ha sì una funzione estetica, bello, mi piace, ha qualcosa di artistico, essendo fatti a mano è anche ammirevole la lavorazione presente sul quadrante, ma la funzione del guilloché è anche pratica. Perché vi dico questo? Perché deve andare a risaltare la leggibilità della complicazione espressa sul quadrante. Intanto come sono fatti i quadranti degli orologi Breguet? La base è oro. L'oro perché? Perché è un materiale assolutamente malleabile, per cui facile da lavorare. Rivestito poi da una base argentata che gli dà questo colore molto chiaro. Uno, perché ne migliora la leggibilità in contrasto con le lancette naturalmente azzurrate alla fiamma, per cui questa crea questo contrasto bianco-blu. E in seconda istanza perché nell'andare del tempo la lavorazione per restaurare questi orologi è molto più semplice, perché viene portata via la parte argentata e riproposta poi sul quadrante in modo tale che la resa rimanga costante nel tempo. Ritornando alle diverse tipologie di guilloché che l'azienda Breguet ci va a proporre, abbiamo il clou de Paris, abbiamo il damier, abbiamo il panier maillet, i grani d'orzo, abbiamo le onde, abbiamo le nuvole. Da un punto di vista estetico fantastico, ma ricordiamoci hanno anche una funzione. Riprendiamo velocemente il 7137. Abbiamo un clou de Paris, come vi dicevamo prima, sulla parte di sfondo e questo contrasto molto evidente generato dai due
damier sulla parte di data e panier-maillet sulla parte di riserva di carica, che creano un'immediata vista, un'immediata visione per l'informazione di riferimento che ci serve. Come abbiamo detto, la collezione Classic incarna perfettamente i valori del maestro e dell'azienda Breguet, ma si presta benissimo a esperimenti, a evoluzioni. Abbiamo qua due orologi, uno è un tourbillon di cui vi parlerò a breve, che ovviamente come complicazione non poteva mancare in questa sede, e il secondo è un colpo di genio. Partiamo dal tourbillon. La referenza 5395 è un automatico tourbillon ultra piatto, 41 mm di diametro e 7.7 di spessore, 80 ore di riserva di carica. La parte interessante di questo orologio, l'innovazione, sta nel fatto che è un tourbillon automatico ultra piatto. Le tre cose sono molto difficili da coniugare. Questo tourbillon fa a meno di un pignone che normalmente viene messo in posizione verticale. Ultra piatto, andiamo a guadagnare spazio. Questo però obbliga alla scelta di utilizzare ingranaggi più lunghi, in questo caso però che vanno a assorbire tantissima energia. I tecnici Breguet hanno utilizzato una molla maggiorata per creare questa energia, per sopperire a questi ingranaggi lunghi. Però è un automatico, quindi il rotore dove viene posizionato? Un rotore tradizionale non sarebbe possibile, sarebbe insopportabile per la costruzione spiegata fino adesso. Anche un micro rotore posizionato in una zona del movimento sarebbe impossibile. I tecnici Breguet ci stupiscono con un rotore periferico, una massa oscillante periferica che va a sopperire completamente alle problematiche appena citate. Senza parlare poi del quadrante in vetro zaffiro opalino che rende tutto visibile all'occhio umano in una maniera straordinaria. Ed eccoci arrivati al colpo di genio, la referenza 7727 Classic Chronometrie. Il 7727 è un orologio che appare relativamente semplice: ore, minuti, secondi piccoli, decimo di secondo e riserva di carica. Non è così. Abbiamo parlato di Guilloché, andiamo a vedere che tipologie offre questo orologio. Allora, abbiamo un motivo ad onde che è nella parte centrale, un clou de Paris nella parte di secondi piccoli al 12, un motivo a raggi di sole nella zona del decimo di secondo, e abbiamo un Barleycorn che va a riprendere la zona del Réaux, detta all'inglese. Il 7727 è chiamato Chronometrie perché è un omaggio alla cronometria, l'arte della precisione nel nostro mondo, nel mondo dell'orologeria. Per aumentare la precisione è necessario quindi aumentare la frequenza, il battito dell'organo regolatore, composto ovviamente da scappamento e bilanciere. La maggior parte degli orologi presenti in commercio batte a 4 Hz, le classiche 28.800 alternanze ora. Ci sono dei brand, ci sono dei maestri orologiai che si spingono oltre, andando a 36.000 alternanze ora, ossia a 5 Hz. Questo colpo di genio va a 10 Hz, che sono esattamente 72.000 alternanze ora, quindi va veramente forte. Andare forte ha i suoi pro e i suoi contro. A fronte di una maggiore precisione andiamo incontro a stress alle componenti meccaniche di questo orologio, che vanno a creare artrito e quindi propensione all'usura e a danni di varia natura. I tecnici Breguet però hanno ovviato a questa problematica con il colpo di genio di cui vi parlo tra poco, che ha creato anche tutta una serie di benefici inaspettati che hanno reso questo orologio davvero eccezionale. Qual è la parola migliore per poter descrivere in maniera semplice ed esaustiva il colpo di genio di cui abbiamo parlato? Magnetismo, che normalmente è l'acerrimo nemico dei nostri amici meccanici. Intanto perché questo orologio può funzionare? Perché il suo bilanciere è completamente in silicio, che è un materiale che conosciamo bene perché utilizzato ormai da diverse case, è antimagnetico.
Allora, andando a vedere un attimo come funziona un bilanciere tradizionale, questo è tenuto in piedi, tenuto in posizione da un asse. Questo asse è retto da due gioielli posti uno alla base e uno al top del nostro bilanciere. In questo caso sono posti due rubini, due gioielli che vengono poi lubrificati per garantire una maggiore efficacia nonostante l'attrito compiuto dal nostro bilanciere. Andando fortissimo, il nostro 7727 creerebbe un attrito incredibile in queste due parti. Quindi la parte magnetica arriva proprio qui. I tecnici Breguet hanno sviluppato dei pivot magnetici che sostanzialmente sostengono il nostro bilanciere nell'area, nello spazio, quindi creando un piccolo campo magnetico presente in queste due posizioni, il bilanciere è libero di muoversi a una frequenza di 10 Hz. Questa soluzione ha creato degli ulteriori benefici collaterali e inaspettati al nostro orologio. Di che cosa parlo? Che questi due magneti forniscono al prodotto anche un anti-shock naturale, perché subendo degli urti il bilanciere tornerà completamente in asse grazie proprio al campo magnetico generato dai due. Sarà un risparmio energetico perché andrà incontro completamente all'attrito assente nel nostro moto, e quindi ha meno usura, meno energia da utilizzare proprio per far funzionare questo meccanismo, questo orologio. Ogni volta che parlo di questo brand scopro sempre delle chicche che tante volte passano inosservate. Spero di essere riuscito a trasmettervi un po' del mio entusiasmo riguardante questi straordinari orologi. Quindi a presto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.